Bentornati amici modellisti e non solo, oggi nuovo appuntamento con questa serie che sta avendo un discreto successo, quindi grazie intanto a tutti voi. In questo nuovo episodio, dopo aver visto nei 2 episodi precedenti la costruzione e anche l'idea dalla quale ha preso spunto questo diorama, oggi finalmente vediamo un po' di colore. In questo caso partiamo con la colorazione della CKD di Praga, con l'aerografo e con un colore nero, come avete visto. Questo colore è stato steso in modo uniforme su tutta la superficie di questa porzione di fabbrica. Vi ricordo che i video precedenti li potete ovviamente vedere sul mio canale e nel podcast che ho creato. Il primo passaggio, dopo aver appunto coperto tutta la superficie con il nero, è stato quello di realizzare i mattoni. Quindi ho preso un bel rosso e ho iniziato pian piano a colorare e a dipingere tutta la parte superiore quindi della struttura, lasciata volutamente in questo caso a mattoni. In questo caso ho utilizzato, vi dico, i colori del lavallaio, i colori delle teleri e utilizzando completamente una palette. Successivamente ho iniziato anche a delineare il colore di base della struttura stessa. Ho voluto lavorare con un grigio molto chiaro e successivamente, lo vedremo più avanti, con il bianco. Quindi la parte dell'intonaco è stata quindi poi fatta con il bianco. Ecco come si presenta la struttura dopo una primissima direi fase di colorazione, tutta ad aerografo tranne appunto per i mattoni. Ora diamo un po' di spazio al portone. In questo caso il portone è stato colorato con un bel colore blu. Avete visto il codice del lavallaio. Ho quindi, sempre ad aerografo, in questa fase è fondamentale l'aerografo, ho iniziato a delineare tutta la colorazione di base di questa parte. Qua potete vedere come effettivamente ho cercato di coprire interamente tutta la superficie. Successivamente ho voluto realizzare sempre ad aerografo delle luci e delle ombre, in questo caso con il colore azzurro di base e poi mischiato sia con del nero che con del rosa, il nero per fare le ombre e il rosa per fare le luci. Questo mi serviva anche per iniziare a dare un senso di contrasto e un senso di vissuto al portone stesso. Ho ripreso poi con il bianco anche la parte interna del portale e del portone. Questa fase è stata molto impegnativa in quanto ovviamente, come vedete, ho dovuto lavorare perché diciamo non volevo coprire la parte che era già stata dipinta, ho dovuto lavorare con molta calma. Poi successivamente, sempre ad aerografo, ho realizzato il tetto. In questo caso ho utilizzato questo Olive Green della Italeri, sempre ad aerografo. Successivamente in questa fase ho iniziato anche a colorare gli altri particolari, quindi la lampada, che vi ricordo era stata utilizzata e costruita in modo molto particolare, vi rimando al video precedente e anzi vi ringrazio per aver apprezzato il metodo che ho utilizzato, per il quale ho seguito il suggerimento del mio amico Valerio.
dopo la lampada ho iniziato anche a variare i toni dei mattoni stessi. In questo caso sempre utilizzando il pennello e utilizzando vari toni, dal giallo al bianco al grigio chiaro, a un rosso diverso più ruggine e uno più direttamente rosso e un arancione. Ho variato quindi, ho cercato, o meglio, di variare i toni dei mattoni stessi. Anche in questo caso ho lavorato sempre con il pennello per andare a definire i dettagli. Già in questi passaggi potete vedere effettivamente i colori di base che sono stati realizzati su questa fabbrica. Tra poco andremo a vedere poi anche l'invecchiamento. Sempre per quanto riguarda il portone ho lavorato anche con questa spugnetta per realizzare delle scrostature, perché ho pensato che effettivamente un portone del genere possa essere rovinato un minimo, o quantomeno essersi scrostato il colore di base. Con la spugnetta ho semplicemente tamponato la superficie in modo casuale, con un marrone che avete visto prima, un dark brown. Ora ho iniziato la fase di invecchiamento, in questo caso un filtro con il colore della Ammo by Mig che avete visto è stata la primissima fase, quello che mi ha dato il via al cambiamento dei toni della struttura stessa e all'inizio della parte vera e propria di weathering, quella che sicuramente è più interessante ma non va sottovalutata in quanto deve essere ben bilanciata secondo me. Ovviamente questo filtro è stato passato anche sulla porta stessa. Fase successiva è stata fatta con i pigmenti per lavorare e per realizzare la parte della struttura a mattoni e per andare a creare la tipica calce, la tipica malta, il cemento che appunto è visibile tra i mattoni anche nelle case moderne, anche nelle strutture moderne. In questo caso ho lavorato con il pigmento bianco che poi è stato steso con della semplice acqua, diluito con della semplice acqua. Nella fase successiva ho ripulito gli eccessi e ho fatto quindi riemergere la parte del mattone stesso, realizzando tra l'altro anche dei leggeri dry brush
per appunto far riemergere nuovamente il colore rosso che in questo modo potrebbe essersi perso. Successivamente sono passato alla lavorazione nuovamente sul portone. In questo caso con questo colore qui, questo wash della Ammo o della K, quindi potete utilizzare entrambi con un color ruggine, ho realizzato qualche piccolo gioco di ruggine appunto sul portone, sui vari bulloni che vi ricordo sono stati creati uno per uno con un tondino di plasticard, e nelle zone che secondo me potevano essere interessate da questo fenomeno. Come dico sempre, bisogna trovare un giusto equilibrio tra la foto che si vuole realizzare, il modello in scala e un compromesso artistico, diciamo così, che secondo me non deve mai mancare. Quindi in questo caso mi è piaciuto invecchiare un pochino la fabbrica. Poi questi sono tutta la gamma di colori a olio che ho utilizzato per variare i toni. In questo caso vi farò vedere solamente dei passaggi, in quanto questo video che voi state vedendo di 15 minuti in realtà è un video di 2 ore. Infatti questo video è un insieme di 8 o 9 video che insieme facevano 2 ore. Ho cercato di tagliare quanto più possibile per rendervi il video più leggero. Spero di esserci riuscito. Quindi in questo caso con i colori a olio ho variato completamente i toni sia della struttura muraria, quindi sia della parte dell'intonaco sia della parte dei mattoni e allo stesso tempo anche del tetto. Ho fatto così, ho preso il colore a olio e ho poi, come sto facendo in questo caso, tirato il colore con dell'acquaraggia inodore. Anche in questo caso sul tetto potete vedere come ho cercato di variare il tono. E per variare il tono ho fatto quindi questi puntini di colore a olio e ho poi tirato con acquaraggia. Infine ho anche utilizzato un wash della Ammo, probabilmente nel video non lo vedremo, ma ho quindi realizzato anche un lavaggio su tutta la struttura che è stata sempre fatta in questo modo con il wash della MIG, poi lavorata con l'acquaraggia. Ho inoltre anche lavorato in questo caso sempre con il pigmento sulla parte superiore del tetto. Ho quindi steso il pigmento lì direttamente dove mi interessava e ho poi rimosso gli eccessi e lavorato con il pigment fixer per far aderire effettivamente la polvere lì dove volevo, e ho rimosso gli eccessi con il pennello. Fase successiva è stata realizzare il vetro per la finestra. Una fabbrica negli anni 20, negli anni 30 non potevano avere i vetri puliti, assolutamente no, quindi un trasparente opaco della Italeri, un foglio trasparente che non è diventato poi tanto trasparente con questo trasparente opaco, ed ecco realizzate anche i vetri per la mia finestra. Non vi farò vedere in questo caso, a voi curiosi, le foto intere della parte di fabbrica. Vi lascerò diciamo, e vi darò appuntamento al prossimo episodio. In questo caso vi faccio vedere che ho incollato con molta attenzione e molta calma questa finestra. Ho quindi definito e realizzato in questo video tutta la parte della struttura della fabbrica della CKD di Praga, e questo è il risultato che potete vedere abbastanza da vicino, in quanto si parla di una struttura piuttosto piccola. Spero che anche questo episodio quindi vi sia piaciuto. Io vi do appuntamento al prossimo episodio per la realizzazione del terreno, e intanto vi dico buon modellismo a tutti e ci vediamo al prossimo video.